Non possiamo farlo. Ah? Porta si muove. Si è chiusa. Si è chiusa la porta. È interessante, non c'è aria, ragazzi, non c'è aria. Adesso si sta riaprendo. Cosa ha detto? Chiudilo. Chiudilo. Ragazzi, non c'è vento, è per niente. Riprendi la porta. Ragazzi, non possiamo, cioè ci stiamo riprendendo. Ma Ci si siamo sta- ripresi. Adesso Mamma mia. Si è mossa pure la vaniglia. si è mossa la maniglia. Hai sentito quel rumore metallico? No, Non l'ho visto. Ma non è che per caso. Sì, vedi? Guarda, Guarda, ancora. Ma se puoi aprire la porta, puoi far suonare anche lo strumento che c'è là? Sono stata io, sai. Che colpo là! Sono stata io. Mi fa. No, volevo chiudere qui. guarda la porta. Grazie. Sì, ma dai, cioè, mi sembra. Sì, però si apre e si chiude, eh? Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Allora, partiamo subito nel ringraziare per l'ennesima volta Francesco, Monica, Daniela, Emiliano. devo fare l'elenco, dei GHG di Genova, perché per l'ennesima volta appunto abbiamo avuto il piacere e anche la voglia insomma di collaborare con loro. Sì. Sono sempre ragazzi splendidi e non abbiamo che tutte le volte una conferma su questa cosa. E allora, però ringraziamo anche il RIF che ci ha dato l'opportunità. Ci ha dato l'imbeccata del posto. Esatto, il RIF Paranormal con i quali ci avete visto più volte in indagine, ci ha dato questa imbeccata importante. Questo è un albergo che non ha, come abbiamo detto durante l'inizio video, storie scabrose dietro di sé, ma comunque sono state fatte al suo interno messe nere e schifezze simili, ecco. Per cui noi sapevamo a priori che andavamo lì un pochino prevenuti, ecco, però non avevamo idea di cosa poter trovare. Ecco, prima di lasciare la parola, è stata una cosa proprio, sì. come dire, una situazione del tutto nuova. Sì, allora per quello che riguarda, avete visto forse già l'indagine di GHG, se non l'avete vista andate a vederla sul loro canale. E allora loro è stata proprio un'indagine a doppio senso, nel senso che loro hanno rilevato ben poco. Noi abbiamo avuto più o meno l'impressione di rilevare la stessa cosa, cioè quasi niente, e invece poi ascoltando il video abbiamo trovato diverse cose toste. Diverse cose toste, sì, Forse, assolutamente. L'abbiamo rivisto ultimamente il video e ci siamo quasi resi conto che è stato uno dei video con più riscontri. Assolutamente non ce sì. ne voglia Monica e Franci e gli No, altri, vabbè, ma però ognuno percepisce quel che percepisce, ecco. Esatto, anche perché poi a un certo punto ci siamo divisi, quindi eravamo in due situazioni Sì, diverse, eravamo in completamente. due situazioni diverse. E procedo? Vai. Procediamo. Allora, mi sono fatta il bigliettino Sì, perché c'è tanta abbiamo, roba. sì, c'è tanta roba la mettiamo a scalare a seconda Sì. proprio dei punti, dei momenti del video stesso. Quando entriamo nell'enorme stanzone che noi abbiamo ritenuto essere la sala da pranzo, no? Anche Penso perché di c'era sì. il mobile Sì, con la piattiera e sì, tutto. esatto, i bicchieri così. Abbiamo sentito, o meglio, l'abbiamo sentito in Dopo. fase di montaggio, una sorta di campanello. E che campanello! E bello che forte. campanello? Mm. Cosa potesse essere non lo sappiamo. Eravamo in quel momento solo io e Corrado all'interno, proprio eravamo appena entrati e gli Infatti altri si vede poi l'ho scritto anche che gli altri erano Sì, dietro parecchio. si vedono gli altri ragazzi che entrano dopo un pochino, per cui abbiamo avuto un momento in cui siamo stati da soli io e lui. Io ho avuto quella strana sensazione allo stomaco, come se una sorta di nausea, e poi riascoltando ovviamente questo campanello. Ora, romanzarci sopra poteva essere il tintinnio dei piatti, dei bicchieri della sala da pranzo, memoria di quello che è stato, però
Di sicuro noi non l'abbiamo sentito, Sì. là non l'abbiamo sentito. Discutevamo ieri a tavola del fatto che è molto simile, se vi ricordate, un'indagine diurna mia e di Lara presso Mombello, il manicomio di Sì, Mombello, sì. più o meno è successa la stessa cosa. Esatto, è successa, Solo che lì l'avevamo sentita, qui no. Qui no, qui assolutamente non l'abbiamo sentita. Poi c'è stato quel momento particolare che, sono stata io a dirlo, faccio una piccola parentesi, Sì, sì. quando dico ma che effetto strano che fate, perché le luci in quel momento erano tutte rivolte verso me e Monica che... Corrado ci stava riprendendo. Le luci dei suoi faretti, dei faretti di Matteo e di Emiliano erano tutti rivolti verso di noi in quel momento. Noi li vedevamo al buio, loro erano completamente persi nel buio con solo le luci accese ed era è stata una sensazione fortissima, sembravano delle enormi lucciole nel buio e peccato non averle fotografate, però pazienza. Ricordiamo che in quella stanza anche Daniela ha avuto Non mal si di è testa. sentita bene, esatto. Anche lei ha avuto una sorta di mal di testa o un capogiro. Il REM pod dei GHG che ha cominciato a suonare imbeccato anche da Monica che Sì. dava domanda e lui rispondeva, ma avvicinando il nostro niente. Il nostro o non gli stava simpatico o proprio voleva stare su quello di Monica. oppure voleva stare solamente, perché abbiamo provato ad avvicinarlo, poi abbiamo temuto un'interferenza e nel dubbio li abbiamo spostati, e anche se non penso che ci fosse interferenza, teoricamente no, però poi c'è stato quell'EVP dove Sì. tu hai... Anche lì non abbiamo sentito niente in fase di montaggio, lo dico ormai da mesi, anzi da anni, che si sente tutto dopo, perché lì si sente quasi niente. Infatti per me a fine indagine sono sempre nulla di fatto, poi arrivi a casa si scoprono le cose. Si sente questo EVP, io direi se non è classe A è classe A2, perché si sente chiaro, l'avete sentito in replay, che dice destino. Non so cosa possa voler dire questa parola, non so chi eventualmente l'avrebbe potuta pronunciare e perché l'avrebbe fatto, ma destino si sente, ragazzi, c'è poco da fare. E lì eravamo tutti muti come pesci, quindi... Sì, no, si sente. Poi cosa è successo? Ci siamo divisi, abbiamo deciso di procedere separatamente. I GHG sono andati in una parte della struttura, noi abbiamo deciso di salire le scale e siamo andati in quella zona del primo piano dove all'inizio noi avevamo sentito i rumori delle finestre, delle porte sbattere. Proprio eravamo ancora fuori, abbiamo sentito questo tonfo pazzesco e abbiamo dato la colpa all'aria, alla corrente che si può essere formata. Obiettivamente ce n'era quasi niente. Non c'era freschino, ma non c'era vento. E siamo fermati in questa stanza, in questa camera, dove abbiamo iniziato ad usare il generatore di parole. E lì ci sono state delle parole interessanti, perché a un certo punto è uscita la parola chiudilo. E noi sul momento, chiudi che cosa? L'applicazione, Matteo diceva chiudi il rituale, e poi ad un certo punto Matteo con la coda dell'occhio dice ma si è chiusa, oppure ce ne siamo accorti, si stava chiudendo la porta. E Matteo ha sentito, sostiene di aver sentito il rumore della maniglia e di aver visto la maniglia. Ecco, a proposito, adesso andiamo al contributo di Matteo. Ciao ragazzi, allora prendete con le pinze quello che vi sto dicendo. A me pare di ricordare di quella sera, mentre eravamo in quella stanza, di aver visto la maniglia abbassarsi, quindi non solo la porta aprirsi, che avrebbe potuto essere tranquillamente un discorso di correnti, ma proprio il movimento della maniglia abbassarsi verso il basso. Vi dico prendetelo con le pinze perché non ve lo do come dato certo, perché è stata una cosa che io ho percepito e ho visto con la coda dell'occhio. Quindi, considerando il contesto, il tipo di indagine che stavamo facendo, può essere stata benissimo una mia suggestione. Poi voi sapete che noi siamo amanti della verità, quindi avrei potuto tranquillamente dirvi che quella maniglia si è abbassata, ma io non ve lo do come dato certo, perché ripeto,
per me è stata una roba a livello percettivo. Con la coda dell'occhio mi è sembrato di vedere quella maniglia abbassarsi, tanto che ricordo benissimo di aver pensato che fossero gli altri ragazzi che ci stavano raggiungendo all'interno della stanza, ma così non è stato. Però ripeto, non voglio dire che quella maniglia sia abbassata, ma voglio soltanto riportarvi la sensazione, la percezione che ho avuto io di quel momento. E quindi insomma è stato particolare. Sì, c'è stato questo stacchetto. È stato particolare questo momento. Lì cos'è successo? Che ho cercato di chiudere la finestra, anche se non c'era aria. Matteo stesso ha detto: guardate, c'è una ragnatela che penzola, ma è ferma. Però ho chiuso la finestra e ho fatto quel baccano infernale che ho fatto spaventare un po' tutti, perché la finestra era un po' inceppata. E lì ci siamo messi anche a ridere per lo spavento. E guarda caso il generatore ha detto: sei divertente. È stata una coincidenza davvero davvero strana. Poi abbiamo sentito un mugugno, c'è stato un mugugno nella stanza, e quando poi abbiamo deciso di uscire dalla stanza stessa, io ho sentito un bisbiglio. Guardate, me lo ricordo ancora. Una cosa lieve, una cosa proprio minima, ma io ho sentito un bisbiglio che non abbiamo sentito però in telecamera. Purtroppo non abbiamo sentito in telecamera. Poi siamo saliti di sopra, e per me qui scatta il crime. E qui scatta il crime, esatto. Magari per tutti no, ma per me questo è un crime vero e proprio. Vabbè, ma sono fantasie. No, siamo andati di sopra e abbiamo visto, abbiamo fatto il libro rosso, e dalle risposte che uscivano sembrava quasi che ci fosse la presenza di qualcuno obbligato a stare lì, o che è stato obbligato a stare lì per un rituale, per un sequestro, per un rapimento. Era uscita la parola, perché sono saltate fuori parole come avvenne, quando noi abbiamo chiesto: è successo qualcosa lì? Qualcun altro ha acceso le candele qui? Avvenne. Sì, sembrava un po' il re dei passati remoti, come quando scrivo le canzoni io. Esatto. Tutto in passato remoto. Esatto. Poi disegnato che a me ha fatto pensare a un cerchio disegnato, la classica stella a 5 punte, o qualsiasi altro disegno che a volte compaiono. Poi c'è stata fotografia. E tu hai detto: qualcuno ha usato la fotografia per fare qualcosa? Qualche mi sfugge il termine, qualche rituale? Sì, no, rituale, qualche feticcio, insomma. Qualche presente, ecco, esatto. quando metti gli aghi sulla foto o sulla bambola, ecco. Poi alla domanda: tu perché sei qui? È uscito proprio nel libro rosso la parola male. Ripeto, sono tutte lucubrazioni che stiamo facendo per cercare di capire cosa può essere successo, ma quelle parole sembravano andare tutte a senso unico, come se la persona, ripeto, l'energia che si trovava lì in qualche modo si nascondesse o fosse costretta a rimanere lì. Sì, io ho avuto la sensazione, mi sono creato un film mentale. Allora, se ricordate il video, Lara era in una posizione a fare il libro rosso, io gli ero accanto a riprenderlo ovviamente, e Matteo era sulla mia destra. Ecco, fate finta che noi tre non c'eravamo. Ecco, immaginate quella stanza, andate a rivederla se non l'avete vista bene. Ecco, pensate a una persona seduta al posto di Lara, bendata, alla sedia, legata alla sedia, bendata, che guardava in direzione finestre, quindi cielo. E dalle risposte io mi sono configurato questa cielo situazione. Guardando è uscito. Quindi poi magari ragazzi ho preso un granchio tremendo, ma sicuramente l'avrò preso. Però mi sono immaginato sta scena. Probabilmente. Si dice che i K2 più attendibili siamo noi, per cui io ho immaginato questo, Lara la sua versione, Matteo un'altra. Però, no, ma la mia versione non è totalmente... versione, insomma, pensiero. Non è totalmente lontana dalla tua, perché le parole che sono uscite facevano pensare a quello. Probabilmente il fatto di sapere che lì sono state fatte messe nero, comunque
rituali Poco da chi belle. non si sa, ti fa pensare a una situazione del genere. Purtroppo la cronaca anche passata Recentemente passata. ci porta a pensare a determinati modus operandi anche da parte di persone, come spesso Corrado dice, no? Quelli satanisti della domenica, che per divertirsi in modo malato o per fare chissà che cosa, vai a sapere fin dove possono arrivare. E ripeto, purtroppo la cronaca ne dà conferma, e di conseguenza il pensiero lo abbiamo fatto forse un pochino correre, però non è poi tutto campato per aria. No. Di conseguenza, se poi le abbiniamo alle parole uscite, dici, caspita, il libro rosso questa volta non ha sparato a caso. Quindi in definitiva i segnalanti per l'ennesima volta accantonano i satanisti o comunque i demoni e vanno piuttosto che andare sui demoni, così come dice la leggenda di questo posto, vanno sul crime, ma i demoni proprio gli stanno sulle palle. Cioè nel senso, perché voglio dire, non sono cose. Poi quando io ho chiesto se ci vuoi salutare, è uscita la parola saluti, e quindi insomma per me il libro rosso questa volta è stato ha dato riscontri. Forse non piace a tutti, e qui parlo di voi che ci state ascoltando e che ci guardate, forse come strumento non piace a tutti, non è d'impatto come possono esserlo altri strumenti, non lo so, però io mi ritengo di dire che questa volta le risposte le ha date, e coerenti tra di loro, magari non corrispondono alla realtà che noi abbiamo ipotizzato, ma non sono parole del tutto a caso, no. Hanno un senso e sono tra loro in qualche modo unite, collegate. Volevo dire che se vi è sembrato di vedere dietro alla mia schiena, nella porticina, una cosa che correva, effettivamente c'era un ghiro che correva. Non penso che si sia visto, però. No, si è visto. Io okay. Sì, riguardando il video l'ho visto, cioè aveva proprio la coda a penzoloni. Sì, era testa in giù, sì. Camminava a testa in giù, tipo l'uomo ragno, così. Esatto. E quindi era, ecco, tutti i rumori. Sì, no, era d'altronde lì, ragazzi, era tutto distrutto, l'avete visto? Sì. Era e poi una roba inguardabile. Attorno c'era boscaglia. Sì, c'era bosco, c'era quindi bosco di animali, e poi ci saranno sicuramente stati topi in giro, insomma c'era di tutto e di più. Quello proprio si vedeva l'acqua da penzoloni, per cui ecco, però mi viene da dire che è stata una indagine, guarda, mi espongo, dico, una delle più belle fatte secondo me. È stata interessante anche perché il posto era nuovo, tra virgolette sconosciuto, e quando ci sono questi posti sconosciuti, ti metti in aspettativa, cerchi, senti, ti si acuiscono i sensi. Sì, oltretutto io quando ho sentito Marcello e Mary del Riff Paranormal, non è che mi abbiano detto tanto, forse ci conoscono e ci hanno detto due cose, hanno detto andate lì perché c'è roba. Esatto, punto, senza influenzarci in nessun modo. Quindi infatti ringraziamo ancora loro di averci dato questa segnalazione, però effettivamente loro, forse conoscendoci e sapendo che non è che si voglia sapere proprio tutto prima di fare anche un'indagine, perché poi rischi ci hanno detto due informazioni, punto. Hanno detto lì ci ha fatto delle messe, andate, dire, cazzi vostri. Ecco, in effetti no, è così. Quando si vanno in posti famosi, chiamiamoli così, perché ormai i ghost hunter, molti ghost hunter bazzicano bene o male negli stessi posti, però sono posti, mi viene da dire, triti e ritriti, dove si dicono le stesse cose, si sa che sono successe le stesse cose, per cui vai a sapere. Quando invece vai in un posto tra virgolette vergine, tutto cambia, perché o succede di tutto o non succede niente. La dimostrazione è proprio questa: Monica e gli altri non hanno trovato quasi niente, però con noi, noi abbiamo riscontrato, ed da noi a loro c'erano due piani di differenza, non è che loro fossero in un'altra struttura. Però effettivamente vai a sapere cosa in quella struttura, dove hanno fatto quello che hanno fatto. Secondo me l'hanno fatto dal primo piano in su.
forse Questo anche è il per mio rimanere pensiero. più nascosti Sì, adesso andati sicuro. su. Va bene Niente. ragazzi, allora questo è quanto, ringraziamo ovviamente ancora i ragazzi del Ghost Hunter Genova, sperando che ci siano altre occasioni, ringraziamo per la terza volta il Riff che ci ha segnalato il posto, quanto a noi alla prossima avventura. Ciao! Ciao.